Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2022. Sono previsioni generali, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche grazie. Due arcani abbiamo, wow, il sole e la morte, periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni. La morte parla di tagliare qualche cosa che non serve più per arrivare al sole, per riuscire a sbocciare, per riuscire ad esprimere quello che è la vostra essenza. Molte persone stanno passando attraverso quello che è un periodo di trasformazione, di cambiamento e sento che per molti fa riferimento ad una fase di guarigione del proprio bambino interiore, di tutto quello che è il lasciare indietro le sofferenze, che si sono accumulate, se vogliamo, durante la crescita, proprio perché si sta facendo un lavoro di guarigione per quello che riguarda il bambino interiore. Andiamo a vedere nello specifico con i tarot che cosa vi dicono, perché comunque il sole fa anche riferimento a tutto quello che è la sfera delle amicizie, quindi per qualcuno si potrebbe trattare della fine di un'amicizia o della trasformazione di un'amicizia, magari c'è qualche cosa che viene lasciato indietro e che rinasce, cambia in un modo inaspettato. Il sole parla anche di fiducia, quindi per qualcuno potrebbe cambiare con questa morte, potrebbe trasformarsi la fiducia che si ha, in se stessi magari o anche in qualcun altro, in se stessi se si sta facendo il lavoro sul bambino interiore, oppure, la fiducia in qualcun altro nel caso in cui si trattasse della sfera di amicizie. Vi ricordo che la morte porta cambiamenti in meglio, quindi può essere che acquisiate fiducia, che la fiducia che avete in voi stessi o in qualcun altro migliori in questo senso. Ma andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, partiamo con un 4 di pentacoli e una regina di coppe. Il 4 di pentacoli parla di una certa stabilità, di una certa concretezza, per qualcuno fa anche riferimento a una sorta di attaccamento da un punto di vista materiale, quindi magari di un a qualche cosa piuttosto che a una determinata routine. Abbiamo poi la regina di coppe, qui potrebbe essere una persona che è nella vostra vita, quell'amicizia di cui si parlava qui con la carta del sole, potrebbe essere la vostra persona di interesse o potreste anche essere voi in questa fase molto generosa di apertura del cuore e soprattutto molto in connessione con quello che è la vostra parte emotiva. Vi ricordo che comunque c'è una morte, quindi sicuramente si tratta di guardare in faccia la realtà, ok? Abbiamo poi anche un 5 di bastoni, qui c'è qualcuno che vuole dire la sua, mi verrebbe da dire, no? Il 5 di bastoni normalmente parla di conflitti che in realtà sono conflitti di poco conto, ma sono conflitti per quello che riguarda gli amici. E vorrei farvi notare che anche il sole fa riferimento agli amici, quindi per qualcuno potrebbe vibrare proprio così. Abbiamo la carta della torre poi e seguiamo con un 9 di spade. La carta della torre parla di qualche cosa che si rompe. Qui abbiamo anche la carta della morte, quindi un taglio che si vuole dare. Potrebbe essere un avvenimento esterno, potrebbe essere
che magari succede qualche cosa inerente a questa discussione, questo disappunto, questo disaccordo, che comunque rompa qualche tipo di certezza, rompa qualche tipo di sicurezza. Per qualcuno si tratta proprio di quello che è il crollo dell'ego ed ecco perché c'è la fase di guarigione del bambino interiore. Quindi andiamo, avanti con il 9 di spade e qui sento che c'è già quello che è il lasciarsi indietro questo periodo torre o questo, momento morte insomma, perché il 9 di spade parla di quello che è il ricordo, se vogliamo, della sofferenza, okay, è vero che racchiude sempre un po' di energia di tristezza, però comunque si è già nella fase in cui si sta uscendo da questo periodo. Andiamo avanti poi la carta della temperanza che in effetti parla di guarigione, parla di quello che è il portare in equilibrio quello che è il lato diciamo mentale con quello che è il lato emotivo, sì perché comunque, il 9 di spade parla di quello che è un tormento della mente, Io in realtà a livello di cuore mi sento molto in connessione, molto anche in accettazione con quello che è successo o potrebbe succedere con questo momento torre. Andiamo avanti, vediamo okay, terminiamo la stesa con un 5 di coppe. Qui si parla di qualcuno che ha, perso o fiducia, come vi dicevo all'inizio il sole fa anche riferimento a quello che è la fiducia, magari in degli amici, oppure si parla di quello che potrebbe essere un'opportunità persa, un'occasione, è una carta che esprime comunque una perdita, un piangere sul latte versato, un piangere per come le cose sono andate, okay, probabilmente per questo momento torre. Ma io sento che avendo qui comunque la temperanza, che parla di guarigione, parla di equilibrio, parla anche di quello che è un aiuto da parte, del cielo, da parte del destino, diciamo così, come se aveste, un angelo che in qualche modo vi protegge, okay, la temperanza parla anche di pazienza, quindi per certi versi è un po' come se, dicesse che per arrivare a quello che è la guarigione, a quello che è la metabolizzazione di questa sofferenza, ci vuole il suo tempo, Allora andiamo a vedere questo 4 di okay, pentacoli. Abbiamo la carta della forza e la carta del 4 di spade. Anche il 4 di spade parla di quello che è un momento di isolamento per riuscire ad arrivare alla guarigione di cui ci parla la temperanza. Il punto è che qui avendo la forza bisogna che qualcuno trovi il coraggio di fare questo distacco, di creare questo taglio, come dice la morte, no, c'è bisogno di prendersi un momento per ricaricare le pile. Okay, c'è bisogno di, trovare di nuovo la propria zona di comfort, come vi posso dire, avete bisogno di rifocalizzarvi, okay, c'è bisogno di un periodo perché comunque il 4 di spade parla di un periodo di recupero delle forze e questo vi permetterà poi di arrivare a questa regina di coppe, che è spiegata da un 6 di coppe. Wow! 6 di coppe, 10 di scusatemi, di spade, il mago, la regina di denari, il 10 di denari e la carta della torre. Mh. Quindi qui si tratta di una persona, io credo che sia per molti vibri come, una relazione o tra fratelli o comunque tra amici, perché abbiamo un 6 di coppe che parla di qualche tipo di relazione di vecchia data, Poi magari, se siete, in una relazione romantica da diverso tempo, può voler dire che con questa persona siete cresciuti insieme, avendo un 6 di coppe e per qualcuno potrebbe risuonare come quello che è un'anima gemella. Però lo sento molto da un punto di vista delle amicizie. Comunque, c'è stato questo tradimento, c'è stato questo 10 di spade, okay, che in qualche modo vi ha ferito, che in qualche modo ha creato questa sofferenza, questo momento morte. Io dico sempre che il 10 di spade è l'arcano minore della carta della morte. In questo momento è come se qualcuno stesse cercando di
capire come muoversi, okay, avete comunque una regina di denari e un 10 di denari, quindi in qualche modo una vostra stabilità, che anche qui è definita dal 4 di pentacoli, una vostra stabilità materiale, se non è proprio addirittura economica, ehm, voi in questo momento potreste averla, ma fate attenzione a questa torre, perché potrebbe essere che questa stabilità venga a mancare, okay, e parlo proprio di quello che è la casa. La casa o il gruppo familiare inteso come unione familiare. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni di che cosa ci parla. Abbiamo una regina di spade al contrario e, la carta del matto. Allora, qui potrebbe essere che qualcuno ha reagito in un modo un pochettino troppo impulsivo, in un modo un po' troppo immaturo, senza avere, troppa chiarezza mentale sul tipo di discussione o di cose che si dicevano. Diciamo che ci si è fatti prendere un po' troppo la mano probabilmente. Credo che qualcuno abbia detto cose, con l'intenzione di, confondervi le idee, mh. Andiamo a vedere la torre. 4 di pentacoli di nuovo, ce l'avevate già qui. La carta della morte al contrario e il carro. È come se qui qualcuno non volesse staccarsi da qualche cosa, cioè avete il carro che è una carta di movimento, ma non volete passare attraverso questa morte. E se non fate voi i tagli, poi arriva la torre che è proprio è mandata dal destino. Okay, io sento che la morte sono più avvenimenti che creiamo noi, sono momenti di rigenerazione, diciamo un po' più consapevoli rispetto agli avvenimenti accidentali di cui può parlare la torre. Questa è una mia interpretazione personale. Quindi anche qui sento che c'è qualcuno che ha questa sorta di attaccamento. Potrebbe essere ragazzi proprio quello che è la casa, perché i 4 in generale rappresentano una stabilità e comunque una casa perché ha 4 pareti, quindi per molte persone si parla di una quotidianità che si sta vivendo. Andiamo avanti, vediamo il 9. Okay. Il 9 di spade è spiegato da un 7 di spade, da un fante di spade e da un 2 di coppe. Qui ci sono delle situazioni, dei pensieri che comunque inerenti probabilmente alla coppia, alla relazione. Può essere, se siete in una relazione o siete appena usciti da una relazione, la relazione, che avete appena vissuto. Diversamente, se è un po' che non avete nessuno, è l'idea della relazione, questo 2 di coppe, okay? Che può essere una relazione romantica, ma anche una relazione di amicizia, qualsiasi tipo di relazione che coinvolga emozioni. Il 7 di spade parla sempre di qualcuno che non si è comportato proprio bene. Avendo anche questo fante di spade, sento che qualcuno, come vi dicevo un po' qui, no, ha detto delle cose con l'intenzione di confondervi e con l'intenzione probabilmente anche di controllarvi un po', di fare buon viso a cattivo gioco, insomma. Però è una persona davvero può essere giovane o comunque molto immatura da un punto di vista mentale. Andiamo a vedere comunque la temperanza. Abbiamo un asso di bastoni, un cavaliere di denari, la carta del mondo, la carta della sacerdotessa e la carta della regina di coppe che avevate già qui. Allora, sento che la carta della temperanza, quello che porterà in equilibrio è proprio, diciamo, il cambiamento di cui parla questo mondo, Abbiamo anche la sacerdotessa che parla di introspezione, parla di mondo interiore. È come se qui si facessero dei passi, concreti verso quello che è la propria guarigione, verso quello che è l'imparare ad ascoltarsi, okay? Qui questa regina di coppe la sento un po' investita dal ruolo che ha questa regina di denari, quindi il fatto di doversi occupare magari degli altri, il fatto di dover sempre accettare determinate cose, il fatto di mhmm, sì, di accusare sempre il colpo.
E qui invece c'è quello che è una riscoperta del vostro lato emotivo, un andare a fondo di quelle che sono le vostre percezioni, le vostre intuizioni. Andiamo avanti, vediamo questo 5 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un re di spade ed era uscita anche una regina di spade, sì, qua. E un 5 di spade. Qui di nuovo, io credo che ci sia parecchia confusione mentale in tutta questa situazione. Qualcosa è successo che vi ha destabilizzato, che vi ha messo nella condizione di dover guarire, di dover passare per questo momento torre, per questa rottura. E qui anche comunque non state bene, cioè mi parlano di ansia, quindi voglio dire, mi parlano di controllo, mi parlano di bugie. Io credo che qui qualcuno stia un po' approfittando, diciamo, del vostro buon cuore. Ecco, il consiglio delle carte è quello di ascoltare voi guardate, avete la carta del bambino interiore che è il mondo, una delle interpretazioni del mondo è quella, e la carta della sacerdotessa che parla dell'intuito, parla della vostra capacità di canalizzare, okay, la vostra capacità di percezione e la connessione col vostro lato emotivo. Quindi davvero, per riuscire ad uscire da questa situazione di confusione, vi direi anche un po' di controllo, come se qualcuno stesse cercando un po' di manipolarvi, vi dico, perché ci sono talmente tante spade, tante cose, diciamo così, che me lo fanno pensare, che io vi do questo campanello d'allarme, ecco. Però, se voi imparate ad ascoltarvi dentro, ehm, io credo che davvero, riuscirete ad uscire da questo momento e lasciarvi indietro anche questa delusione di cui ci parla il 5 di coppe, okay? Andiamo a vedere tra l'altro il cavaliere di denari per qualcuno potrebbe rappresentare una persona nuova, ehm, che viene comunque a darvi una mano, viene comunque a farvi un'offerta, potrebbe essere un'offerta proprio di "Hai bisogno di qualcosa? Ti posso aiutare? Come posso starti vicino?" Anche se è una persona che arriva, diciamo, in punta di piedi. Però potrebbe essere davvero una persona che vi cambia il mondo, una persona che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Okay, okay, grazie. Abbiamo riconciliazione, wow, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di quello che è una riconciliazione qui. Questa persona, questo cavaliere di denari, potrebbe rappresentare la stessa persona che vi ha creato comunque questo tipo di sofferenza. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. E poi abbiamo conoscersi. Se svelate l'uno all'altra il vostro sé più nascosto, rafforzerete il vostro legame. Quindi qui si tratta un po' di riscoprirsi, nel caso fosse una riconciliazione per qualcuno. E vi dico che potrebbe essere, perché abbiamo questo 6 di coppe, che parla comunque di anime gemelle, di anime predestinate, quindi sì, potrebbe essere. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fate. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale. Andiamo a vedere. Ok. Abbiamo ascolto e guardate va un po' di pari passo con quello che è il conoscersi, essere sinceri ma anche ascoltare l'altro, mettersi uno di fronte all'altro con la capacità non solo di sentire quello che l'altro dice, ma proprio con la capacità di ascoltare, di entrare in empatia con quello che dice l'altro, ok? Mh. Cari amici del Capricorno, periodo di trasformazione, per qualcuno si parla di riconciliazione. Io spero che la lettura vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.